Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Oggi parliamo di una pianta molto interessante perché è una gardenia, ma è una gardenia molto rustica. Questa è una gardenia Clemis hardy. La gardenia Clemis hardy è una gardenia che sopporta veramente le basse temperature fino a meno 10 gradi, quindi è una pianta che possiamo sistemare in giardino. Io ho acquistato questa pianta qualche giorno fa in un vivaio perché l'ho sempre cercata, l'ho vista molto spesso su internet ma non l'ho mai acquistata, non so perché, mi ha sempre attratto, però alla fine ho sempre desistito, sempre un po' per timore di coltivare questa pianta in giardino. Io sono un grandissimo amante delle gardenie e un grandissimo amante di quello che è il profumo del fiore della gardenia, a me piace veramente tantissimo, forse è l'odore del fiore che mi piace di più in assoluto. In maniera differente dalla gardenia classica che possiamo trovare nei vivai, questa è una gardenia non sempre reperibile, almeno nei vivai di zona, diciamo. Nei grossi garden center invece viene venduta abbastanza spesso, è più facile trovarla comunque in questi grandi centri di giardinaggio. Come dicevo, questa è una gardenia che si distingue dalla gardenia Jasminoides classica da vivaio per la sua resistenza alle basse temperature, quindi possiamo sistemare in un giardino, sempre naturalmente con una buona insolazione, perché è una pianta che ha bisogno del sole per poter crescere bene e fiorire. Quello di cui ha bisogno, come tutte le gardenie, è quello appunto di avere comunque un ambiente sempre particolarmente fresco, soprattutto per quello che riguarda il suolo, e quindi possiamo mettere in una zona che prende una buona luce solare per 5-6 ore magari durante il giorno, e poi in una posizione che riesca poi nelle ore più calde della giornata andare un pochettino in ombra, ombreggiarla leggermente, quindi possiamo sistemarla sotto una grande pianta in modo che possa prendere la luce del mattino, che è quella sempre più, secondo me, più adatta per questo tipo di piante. Quella del pomeriggio, le ore più torride, potrebbero far soffrire un pochettino con un ingiallimento magari fogliare della nostra pianta. Le ore di luce anche del tardo pomeriggio possono andare bene, e quindi troviamo in giardino una posizione in cui questa pianta possa prendere una buona illuminazione al mattino per un bel po' di ore, una bella luce solare che non è particolarmente calda. La gardenia Clemis hardy è un ibrido che arriva dagli Stati Uniti ed è stata creata apposta proprio per poter essere sistemata in un giardino anche abbastanza freddo nel periodo invernale. I suoi fiori differiscono un pochettino dalla gardenia Jasminoides, quella classica, perché nella gardenia Jasminoides sono molto carnosi e con tanti petali. Questo invece ha un fiore semplice, pochi petali, aperti, con un profumo, a quanto pare da quello che ho letto su internet, particolarmente forte. Ricordiamoci che se vogliamo raccogliere i fiori della gardenia per portarli in casa, sono fiori che hanno una durata veramente breve. In più, quando li raccogliamo non dobbiamo staccare il fiore, ma dobbiamo prendere proprio una sezione di rametto, perché toccando il fiore con le mani, visto che sono molto delicati, si tende poi a rovinarli subito, tendono a diventare marroncini quando li si toccano con le dita, o giallini, quindi si perde proprio la bellezza del fiore. Se questa pianta l'abbiamo in vaso vicino casa, possiamo uscire, annusare i suoi fiori e godere di questo profumo. Se l'abbiamo in giardino possiamo raccoglierci appunto questo fiore da portare in casa, che profuma un pochettino l'ambiente, però io quello che preferisco fare è sempre lasciarli sulla pianta in modo da lasciarli sani per più tempo e tornare sempre ad annusarli. Abbiamo parlato delle temperature, quindi una temperatura anche fino a meno 10 gradi e una temperatura anche fino ai 30 gradi, è una pianta molto resistente, è un ibrido, quindi è stato creato anche per dargli una buona resistenza. Per quello che riguarda il terriccio invece, questo tipo di gardenia, che poi andrò a sistemare probabilmente in vaso, non tanto in giardino, perché ho paura di perderla o che venga messa in una posizione non adatta. Adesso poi questa è una cosa che farò sicuramente alla fine dell'inverno, in primavera, poi quando le temperature saranno un po' più stabili, per permettere una buona radicazione se voglio metterla in giardino, o comunque se voglio cambiargli il vaso e mettere in un vaso un po' più grande. Come terriccio possiamo usare sempre questo terriccio, che deve essere assolutamente fresco e morbido. Se abbiamo dei terreni pesanti che sono argillosi o sono particolarmente sabbiosi, dobbiamo correggere questi terreni. L'ideale sarebbe sistemare queste piante in un terreno fatto di
terra da giardino naturalmente, con una buona dose di torba e aggiungendo anche della perlite e del bark, perché bisogna creare un terreno sofficissimo, proprio un qualcosa di morbido e assolutamente drenato. È una pianta che comunque gradisce una buona percentuale di acqua, quindi bagnature regolari, ma il terriccio non deve ristagnare troppo con l'umidità, e assolutamente deve lasciare fluire l'acqua poi in eccesso, in modo che rimanga umido. Sono piante che gradiscono un terreno umido e non particolarmente fradicio. Per quello che riguarda l'acqua, queste sono piante che vogliono assolutamente un'acqua povera di sali minerali, non vogliono un'acqua dura, calcarea. E in più c'è anche da dire che se la coltiviamo in un vaso di cemento, questo può essere un pericolo per la nostra pianta, perché poi il cemento tende a cambiare la qualità dell'acqua, rendendola più dura, e quindi mettiamola in un vaso di plastica. Sarebbe l'ideale anche per dargli un po' di leggerezza quando la vogliamo spostare, o in un vaso di terracotta, che sarebbe anche l'ideale perché permette anche una traspirazione del terreno e anche un minor pericolo di tenerla poi troppo bagnata. Pianta molto facile, abbastanza facile da coltivare. Io coltivo, l'avevo fatta vedere anche in un video di appuntamento in giardino, una Gardenia Jasminoides, che nonostante è una pianta molto più delicata di questa, è coltivata sempre in esterno, in un grosso vaso di plastica, e ricoverata poi in una zona con un telo, quel classico gazebo che abbiamo visto in appuntamento in giardino, che ricopro con questo nylon per permettere poi all'interno sempre di mantenere una temperatura che non arriva mai al punto di congelamento, ma quella è una gardenia un po' più delicata. Lei invece riesce anche a sopportare temperature particolarmente rigide, e quindi ad esempio adesso io la tengo qui e contro questo muro, all'interno dalla parte del muro c'è il mio salotto con la stufa pellet che scalda il salotto appunto, e quindi questo muro poi la sera trasmetterà il calore e non permetterà a questa pianta di gelare. Qui io tengo anche delle piante grasse lungo questo muro durante l'inverno completamente secche, proprio perché c'è questa protezione data da un muro che rimane sempre abbastanza tiepido, perché all'interno la stanza è riscaldata. Bene, questo è un breve video dedicato a questa pianta, poi la rivediamo di nuovo in primavera. Se deciderò di metterla in giardino farò un video sull'impianto della Gardenia Clemi Sardi in giardino, per poter vedere magari poi i suoi bellissimi fiori. Le gardenie sono piante spettacolari, foglie sempre abbastanza carnose, un aspetto sempre abbastanza arrotondato nel loro sviluppo, e sono piante che se coltivate bene in giardino, ad esempio nei laghi, nei grandi laghi vengono anche coltivati in esterno, perché lì c'è un clima un pochettino più mite. Possiamo vedere delle piante di gardenia che sono anche particolarmente grandi, possono anche superare il metro di altezza e anche più, con tantissimi fiori. Un'ultima nota prima di chiudere il video: se vogliamo ottenere una buona fioritura e un buon sviluppo della nostra gardenia, nonostante sia una pianta da proteggere un pochettino, ricordiamoci che la luce solare è quella che permette a questa pianta un buon sviluppo, e quindi non teniamola mai troppo all'ombra. Una semi-ombra può andare bene, ma durante il giorno sempre quelle 5 ore di luce solare, in modo che la pianta possa crescere bene e regalarci tutto il suo profumo. Io con questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao e grazie!